As you could see this or hear, this chamber is hopelessly predictable. The title of your speech was the future of Europe, but apparently no one is interested in the future of Europe here, but they are indulging in the favourite pastime, which is Poland bashing. I suggest that you start putting order in your own house. Yesterday, we were prevented from having an exhibition on Józef Piłsudski, one of the founders of Polish independence. There is a censorship. It's not the first time. There is a well-established practice of censorship in this parliament. And you seem to be quite serene about it. You do not really care, because this censorship serves the interest of the majority. People are being punished here. Fortunately, recently court reversed the decision of the European Parliament, but that continues. So I suggest, before you really start finger pointing Poland, please make this House a more open and a more receptive place for all points of view to be debated and considered here. That's my request. I know that has no chance whatsoever, but I just have to say it. Had to say it. Onorevole Legutko, siccome mi ha chiamato in causa per la vicenda Korwin-Mikke, le volevo ricordare che io ho inflitto una sanzione a questo parlamentare non perché era polacco. Come lei sa, io non ho fatto mai alcun favore a un gruppo piuttosto che a un altro, a un parlamentare piuttosto che a un altro. Ho trattato sempre tutti i deputati di questo Parlamento nella stessa identica maniera. Chi aveva votato per me e chi non aveva votato per me. Ma no, lei ha detto che è un attacco ai polacchi. Io ho sanzionato l'onorevole Korwin-Mikke e poco mi interessa quello che decide la Corte, prenda qualsiasi comportamento nei miei confronti. Io considero inaccettabile che un parlamentare in quest'Aula dica che una donna è un essere inferiore soltanto perché è nata donna. Non lo permetterò mai. Non mi interessa la Corte di Giustizia, non accetto la sentenza, la rispetto, ma non l'accetto. Come non accetto che nessuno dica che è un essere inferiore perché è ebreo, perché è cristiano, perché ha la pelle di un altro colore o perché è polacco. Tutti gli esseri umani sono uguali e lo dico perché so che lei è cristiano, lo dico da cristiano, cattolico praticante. Quindi non c'è nessun atteggiamento polemico nei confronti dei polacchi e della Polonia. Io rispetto tutti i cittadini polacchi, ma quindi non c'è stata una sanzione perché il signor Korwin-Mikke era polacco. Per me poteva essere italiano, francese, tedesco, lussemburghese, avrei avuto lo stesso atteggiamento. Siccome ho sentito che lei diceva che c'era un atteggiamento nei confronti dei polacchi, assolutamente no da parte mia. Non c'è mai stato alcun atteggiamento negativo nei confronti dei polacchi. Questo deve essere chiaro. Pan jest odpowiedzialny za złamanie prawa. Powinien pan podać się do dymisji. Złamane zostało prawo. Polski poseł został tutaj niesłusznie prześladowany, i nie może być tak, że nikt za to nie odpowiada. Muszą tu spaść głowy. Pan się powinien podać do dymisji. Publicznie, demonstracyjnie złamał pan prawo i jeszcze się pan przy tym upiera. Nie chodzi o to, czy się pan z tą wypowiedzią zgadza, czy nie. Tylko poseł ma mandat i ma prawo mówić, co mu się podoba i wyrażać swoje zdanie. Przekręca pan jeszcze złośliwie jego słowa. Nie ma pan do tego prawa. Jako przewodniczący powinien pan zachować neutralność. Io sono sempre stato neutrale, caro onorevole. Se a lei piace far rotolare le teste, a me non piace far rotolare nessuna testa. Non voglio far cadere nessuna testa. Rivendico quello che ho fatto come persona, come essere umano. Per me le donne sono esseri come tutti quanti gli altri. E l'onorevole Korwin-Mikke ha detto delle cose inaccettabili. Procediamo con il dibattito. A nome del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali la parola all'onorevole Verhofstadt.